Inter-Juventus 0-1, il giorno dopo bisogna assolutamente alzare la voce, bisogna alzare la voce su tutti i fronti, innanzitutto per quanto riguarda la questione arbitrale, perché quello che è successo con il doppio tocco di mano sul gol di Kostic è uno scandalo e vogliamo capire che cosa si sono detti arbitro e VAR per convalidare poi questo gol e vogliamo capire che cosa è successo davvero. Detto questo, bisogna poi alzare la voce anche dentro l'Inter per capire che cosa sta succedendo dentro l'Inter, perché la sensazione netta qui è che ognuno pensi a salvare un po' il proprio orticello, a tutelare il proprio lavoro, mentre l'Inter sembra tornata praticamente in tutto e per tutto quella dell'ultimo periodo di Spalletti. Almeno questa è la sensazione che ho io, con le dovute differenze ovviamente legate al costo della rosa, legate anche al cammino in Champions League, ma la sensazione che ho io oggi è questa. E adesso ne parliamo. Amiche ed amici passioni interisti, ben ritrovati in questo nuovo episodio di oggi, un lunedì abbastanza grigio. Vi chiedo un mi piace per sostenerci e se non l'avete ancora fatto iscrizione al canale subito cliccando sul tasto iscriviti. Nonostante il risultato pessimo, anche ieri siamo stati su Passione Inter la diretta più seguita di gran lunga in Italia per Inter Juve e vi ringrazio. Ovviamente avrei preferito commentare un'altra partita ed un altro risultato, ma l'Inter è un po' questo, l'abbiamo visto quest'anno, soprattutto dopo risultati importanti ottenuti come quello in Champions League, arrivano poi dei tonfi e delle delusioni come questa appunto. Mi sono riguardato la partita facendomi di nuovo del male, devo dire, e come ogni giorno post partita vorrei condividere con voi alcuni pensieri sui 5 temi più importanti che secondo me sono emersi da questa gara. Il punto numero 1, il tema numero 1 inevitabilmente, come dicevo, è quello legato all'arbitro, perché partiamo innanzitutto dal dire che commenti del tipo l'arbitro è l'alibi dei perdenti oppure dobbiamo vincere nonostante l'errore arbitrale li ignorerò totalmente perché sono insensati. Secondo me questa è una partita condizionata in maniera decisiva da un episodio scandaloso. Punto. Minuto 22, azione manovrata da parte della Juventus che verticalizza improvvisamente, c'è un tocco di mano prima di Rabiot e poi di Vlahovic che si porta avanti il pallone e la cosa importante da far passare qui, il tocco di Rabiot è netto, ma è ancor più grave, ancor più netto e clamoroso il tocco di Vlahovic che i media stanno mettendo un po' a tacere, ma è quello il vero scandalo, con Vlahovic che si trascina avanti la palla proprio con il braccio e serve poi Kostic, dormita della nostra difesa e tra poco ci arriviamo, e gol di Kostic. Il VAR controlla per diversi minuti, non si sa bene cosa, visto che il doppio tocco di mano è evidente, decide comunque di convalidare il gol senza richiamare l'arbitro, da quello che filtra per mancanza di una chiara immagine che mostri il contatto tra il pallone ed il braccio. Cosa che, diciamo sia durante la diretta che nel post partita non risulta vera o risulta poco credibile, considerando che di immagini ce ne sono veramente anche troppe. Fatto sta che il gol viene, convalidato e da lì la partita è decisa, perché, non è che l'Inter stesse volando prima di quel gol subito, però con quel gol lì diventa totalmente la partita della Juventus, che ha provato ad innervosirla fin da subito, anche qui gestione arbitrale per me pessima nei contatti all'inizio. Locatelli fa un fallaccio su Lautaro Martinez, non viene ammonito e per me poi Locatelli è stato uno dei giocatori centrali nella vittoria della Juventus. Fatto sta che la Juventus si chiude dietro, gioca solo di ripartenza, cosa che sappiamo sanno fare piuttosto bene, e la partita svolta quindi tutta in direzione della Juventus. E quindi è un errore decisivo. Io voglio chiarezza sul cosa effettivamente si sono detti tra VAR e arbitro per cercare di capire che cosa sta succedendo quindi con questo VAR, perché dopo Monza, il caso più eclatante, ce ne sono stati altri ed è una lunga serie di episodi veramente imbarazzante. Sui casi Milan l'anno scorso o Salerno con la Juventus quest'anno sono stati costruiti poi dei castelli mediatici veramente clamorosi che poi hanno portato e stanno portando frutti. Noi dobbiamo fare lo stesso, dobbiamo alzare la voce quanto prima, anche perché poi abbiamo visto ieri in casa Juventus è tornato ancora una volta questo discorso di Salerno con un'arroganza juventina tipica anche di Allegri che è anche piuttosto fastidiosa, mentre noi continuiamo a subire. Il problema poi, arriviamo al punto numero 2, è che qui a fare rumore in questo senso siamo noi, siamo i tifosi e l'allenatore Inzaghi che però da molti, anche stessi interisti, viene preso in giro perché si lamenta dell'arbitro. Questo è il risultato di una serie di scelte che ha portato l'allenatore ad essere ormai in una posizione di mezzo dove fa da parafulmine di tutto quanto e poi quando invece si passa il turno di Champions o si vince una coppa inizia la sfilata di tutti quanti a fare le interviste e metterci la faccia. Oggi
Nel club di Passione Inter ho visto anche il nostro Domenico condividere almeno 3 dichiarazioni trovate così in pochissimi minuti ai tempi della Juventus, in cui Marotta dopo le partite andava ai microfoni e si era lamentato dell'arbitro anche per cose minime. Ecco, qui oggi invece all'Inter non parla nessuno, se non l'allenatore che però, non essendo supportato, non avendo una struttura dietro che lo supporta in questo, fa la figura del piangino e viene deriso dagli stessi interisti. Questo per me è piuttosto grave e mi piacerebbe invece un'unità di intenti maggiore, una compattezza maggiore, qualcuno che ci tutela un pochino di più anche di fronte a queste situazioni. Detto questo, arriviamo alla partita, punto numero 3, Inzaghi sicuramente sulla gara, almeno dal mio punto di vista, non è esente da colpe nemmeno oggi. Ha l'attenuante di aver a disposizione una squadra che è arrivata a questa gara con i cerotti, anche qui bisognerebbe interrogarsi su che tipo di preparazione fisica è stata fatta, visto che io quest'anno l'Inter in forma, in palla, non l'ho vista quasi mai veramente. Tanti giocatori con la testa altrove, Allegri però riguardando la partita per me lo ha totalmente ingabbiato. E riguardando tutte le immagini e riguardandomi tutto l'incontro, secondo me si vede proprio un Inter che è partita un po' meglio, però devo dire che già nella prima occasione clamorosa di Barella, prima di quell'occasione lì, circa 5 minuti prima, c'era stata un'azione della Juventus in cui con 2 semplicissimi movimenti Locatelli e Rabiot innescano una ripartenza molto pericolosa dove per fortuna Çalhanoğlu salva in scivolata in recupero su Sule, altrimenti anche lì si stavano involando in porta. Poi una volta subito il gol, la Juventus, come detto, si è chiusa dietro, ha fatto quello che sa fare meglio e ci hanno portato, diciamo così, a crossare molto spesso dalle fasce totalmente inesistenti dell'Inter, anche ieri sicuramente va detto, ci hanno fatto crossare di continuo senza mai lasciarci all'1 contro 1 in area di rigore. L'Inter prova spesso a alzare tanti uomini, anche i centrocampisti, dentro l'area di rigore, a ridosso dell'area, per generare degli 1 contro 1 in area di rigore che possono portare a delle situazioni di pericolo. Noi ci abbiamo provato anche ieri ad alzare tanti uomini per andare al cross, ma loro con un De Sciglio che aveva una posizione particolare di quinto a destra, ma che si abbassava a fare il quarto in difesa, le mezzali sempre a supporto, avevano sempre puntualmente almeno un uomo in più in area di rigore a difendere e quindi hanno disinnescato tutte le nostre situazioni di gioco generate così. Poi Locatelli, come dicevo, per me ha fatto una partita molto importante lì in mezzo e con Locatelli regia, la mobilità di Rabiot ci hanno messo molto spesso in difficoltà. Ne parlavo nel club di Passione Inter con i nostri abbonati. A me l'Inter ha dato proprio una sensazione di pesantezza, ma soprattutto di una squadra più elettrica, nel senso negativo del termine, però sempre sull'orlo della crisi di nervi sembra in questo momento questa squadra. La Juve invece è sembrata più tranquilla e consapevole di quello che doveva fare. Noi questo l'abbiamo vissuto in alcuni momenti di queste 2 stagioni inzaghiane dove sapevamo che il gol sarebbe arrivato e vedevamo questa fiducia. Adesso questa cosa non c'è, l'ho vista un po' di più nella Juventus invece. Poi stavamo parlando di Inzaghi, non mi hanno convinto alcune scelte sia iniziali, ma soprattutto a gara in corso, come ad esempio togliere Barella e poi Lukaku, mi sembravano gli unici in grado di generare qualcosa di diverso e di potenzialmente pericoloso là davanti. L'azione si velocizzava, accelerava solo quando arrivavamo su Barella o soprattutto su Lukaku. Le uniche cose interessanti sono nate da lì, in parte anche da Çalhanoğlu che mi è sembrato un po' più spento del solito, ma comunque verticalizza di più sicuramente rispetto a Brozovic, un Brozovic che ad oggi di fatto, se devo immaginarmi la formazione titolare dell'Inter per giocarmi una finale domani, oggi la vedo senza Brozovic per come sta giocando. Gli ho dato il beneficio del dubbio nella scelta, nello schierare la formazione di ieri in questa partita, pensavo che l'idea del doppio playmaker potesse essere la scelta giusta per fare una partita più di gestione, di controllo, di dominio della partita, si è dimostrata però ancora una volta sbagliata. E a proposito di Brozovic, arriviamo al tema numero 4, perché è vero che l'attacco si è inceppato, uno dei temi sicuramente è il fatto che l'attacco in questo momento è in difficoltà, Lautaro è entrato nel periodo un po' fantasma in queste ultime giornate, Lukaku ci ha provato ma è troppo isolato e non è ancora sicuramente il miglior Lukaku, Dzeko è purtroppo sparito, anche il centrocampo però io sposto il focus lì, non sta mascherando comunque questi problemi offensivi. Tante squadre molto spesso quando hanno un attacco in difficoltà, la stessa Juve con Vlahovic che è stato annullato da De Vrij, va detto, ha degli sbocchi differenti con i centrocampisti o gli esterni. Sono andato a prendermi un po' di numeri quindi sul rendimento del centrocampo e nel 2023, fateci caso, in gol dei centrocampisti dell'Inter c'è andato soltanto Mkhitaryan 2 volte. Tutti gli altri di fatto non segnano da ottobre praticamente, se escludiamo un calcio di rigore segnato da Çalhanoğlu contro il Bologna a novembre. Quindi centrocampo che contribuisce poco e
A me sembra anche che in questo periodo le distanze non siano mai quelle giuste, quindi o diventiamo sterili davanti, per avere più equilibrio, oppure se perdiamo un po' di equilibrio subiamo troppo dietro perché non riusciamo ad avere i reparti compatti. Per tutta quindi questa serie di cose arrivo al punto 5, che è quello con cui avevo aperto. In questo momento sinceramente sono preoccupato perché davvero mi sembra di rivedere tante cose di quel periodo di Spalletti, come dicevo prima. Tra il fatto che la posizione dell'allenatore con 9 sconfitte in campionato in 27 partite, di fatto un terzo delle gare sono state perse, sembra una posizione già compromessa, anche per come è stato trattato mediaticamente. Il caso Skriniar, per certi versi io capisco chi fa dei paragoni con Icardi e capisco che ci sia questo parallelo in questo momento e per certi versi lo ricorda. I risultati sono altamente altalenanti, siamo tornati ad essere poi soprattutto un po' insipidi davanti. Questa è un po' la parola che mi viene in mente quando penso alla manovra offensiva dell'Inter, che magari sì, facciamo tanti cross, tante azioni, tanti tiri, però poi, nei fatti segniamo molto poco. Basta vedere, mi son preso il calendario del 2023, 0 gol con la Juventus, 0 nel ritorno col Porto, 1 solo gol con lo Spezia, 2 gol con il Lecce in casa, ma mi sembra il minimo, 0 gol col Bologna, 1 con il Porto in casa, 3 con l'Udinese, ma 0 con la Samp, 1 con l'Atalanta, 0 con l'Empoli, 2 con il Parma, squadra di Serie B e poi ai supplementari, 1 col Verona, 2 col Monza, e anche lì c'era stato il furto. Cioè, sono oggettivamente pochi gol segnati da una squadra che dovrebbe avere invece una produzione offensiva, almeno sulla carta, molto più alta, anche sulla base di quello che abbiamo visto l'anno scorso e all'inizio di quest'anno. La sosta adesso secondo me rappresenta un problema perché per 2 settimane ci sarà questo umore nero e i giornali sicuramente ci andranno a nozze. Potrebbe essere un'opportunità per recuperare qualche giocatore acciaccato, qualcuno in ritardo di condizione. Tanti però dei nostri andranno con le rispettive nazionali, quindi non sarà nemmeno facile far trovare la condizione fisica giusta e tornare a far gruppo, cosa che sarebbe importantissima. Io spero sinceramente che dentro l'Inter trovino il modo, di compattare squadra, staff, allenatore e tutto il resto fino a fine stagione e che Inzaghi trovi davvero la disponibilità da un lato, ma anche da parte sua il coraggio di, alternare più calciatori e prendere anche scelte forti, che magari possono sembrare, non in linea con il pensiero comune, ma deve prendere scelte forti anche. Questa è una cosa che diciamo anche dall'anno scorso. Abbiamo perso andata e ritorno contro la Juventus di Fagioli, Soulé, Miretti, Gatti, non mi sembra la Juventus più forte di sempre. Da noi invece Bellanova, ha spazio 2 minuti nel finale e con una singola azione fa nettamente meglio di Dumfries. Aslani praticamente è sparito. Magari, ecco, sulla carta saranno nomi anche meno altisonanti, meno forti, però ci metteranno più sfrontatezza e penso anche più voglia di tanti di quelli che stiamo vedendo oggi. Quindi spero che si prendano queste decisioni forti. Cerchiamo di smaltire adesso questa delusione. Nelle prossime ore analizzeremo ancora di più in maniera approfondita. Spero che ci sarà ulteriore chiarezza anche su questo arbitrale che per me rimane gravissimo e decisivo all'interno di questa partita, che si aggiunge ad un'altra serie di episodi molto gravi che non andranno considerati e che stanno compromettendo anche una situazione di classifica che si fa in questo momento abbastanza pesante. Cerchiamo di smaltire adesso, nonostante la delusione comunque è ancora calda sicuramente. Vi aspetto nel club di Passione Inter se vi va di sostenerci, www.passioneinter.club. Come ogni lunedì alle 22 ci sentiamo poi in diretta lì con i nostri, abbonati. Vi ricordo di iscrivervi al canale, vi lascio poi in descrizione per chi ci ascolta in podcast un altro approfondimento con, la nostra reazione a caldo, quella ancora più emotiva di Inter Juventus. Per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.